Ciao a tutti, oggi volevo assieme a voi andare ad analizzare alcuni marchi famosi di costruttori di chitarre, bassi, ma a noi interessano in questo caso le chitarre. Harley Benton, Soundstation, Fazley, Echo e ci ho messo in mezzo anche la Sire, Larry Carlton, la serie 3 e la serie 5 sono delle serie ottime, hanno degli ottimi materiali e volevo soffermarmi su un livello di prezzo non superiore ai 500 euro, anzi io starei sui 400, magari 500 è proprio l'eccezione che conferma la regola. Al di là di Sire, anche le altre marche che ho citato propongono strumenti molto buoni, a volte ottimi, a dei prezzi a volte anche veramente sorprendenti. Non voglio fare un video di approfondimento e voglio insomma anche che la durata del video non sia troppo esagerata e noiosa, per cui vi propongo per ogni marchio insomma degli strumenti fino ad arrivare appunto ai 500 euro, e poi ci saranno molte sorprese perché ci sono veramente di questi tempi, è pazzesco, con 400, 500 ma anche con 300 euro ci si può prendere degli strumenti, delle chitarre veramente che potrebbero costare il triplo e nessuno avrebbe niente da ridire solo cambiando il marchio sulla paletta. Per cui partiamo per questa nostra indagine. Ok, partiamo con Soundstation che offre una vasta gamma di chitarre in tutte le forme, Stratocaster, Telecaster, Les Paul, SG e via dicendo. Comprende appunto una gamma anche di prezzi molto convenienti, da 100 euro fino a 400 euro, e strumenti molto buoni. Andiamo a vedere un sito, Banana Music. Vedete, ci sono chitarre tipo Strato che partono da 96 euro, come questa, la Rider Standard. Ecco qua, vedete il prezzo assolutamente buono. I materiali sono ottimi: corpo in tiglio, manico in acero, tastiera in eco palissandro, 22 tasti, pick up sono 3 single coil 99,9% sono ceramici, ma non c'è problema, in questa fascia di prezzo ci sta e come. E in più ho sentito degli esempi su YouTube, la chitarra suona in maniera molto dignitosa, è una bella chitarra. La tastiera in palissandro a questi prezzi è molto difficile da trovare. Offre anche delle Telecaster a questo prezzo, pressappoco, siamo lì 100 euro, 101 euro. Prendiamo quella con la tastiera in palissandro, anche lei, c'è anche la versione in acero ovviamente, e ha le stesse caratteristiche: tastiera in eco palissandro, single coil, lipstick e normale, anche questi ceramici sicuramente, ma per questo prezzo, ripeto, molto difficile trovare di meglio. Ecco, la SG hanno aumentato un po' il prezzo: manico in palissandro, tastiera scusate in palissandro, meccaniche vintage style, 2 humbucker ceramici sicuramente. Ecco, è una bella chitarra. Qui il manico è incollato e richiede più lavoro ed è chiaramente motivo del prezzo leggermente più alto, ma per essere una entry level direi che si difende alla grande. È carina, molto carina, ecco, mi piace. Per questo prezzo chi vuole cominciare si trova già con una gran bella chitarra. Soundstation a questi prezzi non offre altre cose, non offre le Les Paul, perché anche queste, come per la SG, si tratta di avere un lavoro leggermente superiore anche a livello di assemblaggio dei materiali. In questa fascia di prezzo Soundstation ha delle ottime offerte. Ovviamente so benissimo che ci sono altri marchi, altre aziende che producono ottime chitarre a prezzi interessantissimi, per cui
non scrivete nei commenti: Sergio hai dimenticato questo, Sergio hai dimenticato quello. Lo so, però questi di oggi mi sembrano i marchi più interessanti e soprattutto che producono strumenti qualitativamente buoni a dei prezzi veramente interessanti, come dicevo. Tornando a SoundStation, ne arriverà una, l'ultima uscita, la SoundStation Rider Blend. Me ne manderanno una da provare e sarò felice di provarla assieme a voi, farvela conoscere. E ne approfitto per dirvi che se già non siete iscritti al canale sarebbe bene che vi iscriveste e che cliccaste sulla campanella per essere sempre aggiornati, non vi perderete più nessun video, non siete obbligati a guardarli ovviamente, se volete lo guardate. È gratis, non costa nulla, ma il canale grazie a questo vostro aiuto cresce, sta crescendo e crescerà sempre meglio. Grazie mille. Passiamo adesso a quella che fino a qualche mese fa era la regina indiscussa del mercato low price, mid price, diciamo, Harley Benton. Harley Benton che sembrava irraggiungibile, nessuno poteva proporre strumenti di qualità paragonabile a quei prezzi e invece ci sono arrivate molte aziende, comprese queste di oggi. Per cui intanto diamo un'occhiata ad Harley Benton, poi andiamo a vedere le altre. Già con Sensation se la batte veramente lì lì. Eccoci qua, Harley Benton chitarre elettriche. Si parte dai vari kit che ne ho avuti un paio anch'io, sono buoni per il loro prezzo, assolutamente suonano e sono più che dignitosi. Però andiamo a vedere, non so, l'equivalente della Strato che vediamo, ricordiamo quella del Soundstation costava mi sembra 96 euro. Andiamo a vedere comunque se ci sono differenze. Pioppo, manico in acero, tastiera, ecco qui è in alloro, mentre nel Soundstation era in palissandro. Chiaramente l'alloro non è male, ma insomma pick up sono ceramici sicuramente a questi prezzi. Ecco, siamo lì, per cui ecco Harley Benton cosa 5 o 6 euro in meno rispetto a Soundstation. Anche le loro Telecaster, vediamo, questi sono dei B-Stock, per cui andiamo a vedere dei prezzi pieni. Eccola qua, la TE20 che è molto venduta, però anche questa ha una differenza sulla... Beh no, qui è in acero, diciamo qui siamo pressappoco uguali, 89 euro. C'è una versione, eccola qui, con il manico in alloro, scusate, con la tastiera in alloro. Ecco, la differenza è solo praticamente la tastiera, per il resto le chitarre insomma sono uguali. C'è la SC400, è una Les Paul Style, qui riescono a fare una Les Paul con 129 euro, il corpo in pioppo comunque, niente a che vedere con il mogano, e il manico è in acero e la tastiera è in Rose Acer, un legno piuttosto economico. Il resto insomma capotasto sicuramente in plastica e pick up assolutamente anonimi, sicuramente ceramici. Ecco la loro versione della SG, quella più economica, costa, sì, siamo lì con Soundstation, anche qui la tastiera comunque in Rose Acer e l'acero canadese, il manico, il corpo in pioppo, ecco per il resto anche qui siamo lì con Soundstation, per cui vedete che Harley Benton non è più la regina assoluta. Ecco, c'è la ST62 che è questa è una buona chitarra, questo posso dirlo perché l'ho avuta, ha un manico in acero canadese tostato e anche la tastiera in acero canadese tostato, veramente ottimo, me lo ricordo molto piacevolmente, è satinato, selletta capotasto in grafite e i pick up sono dei single coil Roswell.
con 150 € si ha una buona chitarra, questo sicuramente. Ecco, la TE62, anche questa l'ho avuta, anche se ho avuto la versione con il doppio binding, è ottima anche questa pickup Roswell, e il manico in acero caramellato, sarebbe una leggera tostatura comunque. È comunque una buona chitarra che consiglio a tutti questa, assolutamente una Telecaster molto buona. Il computer è lento, eccola qua. Una buona chitarra. Diciamo che Harley Benton su questa fascia di prezzo si difende ancora, però avete visto che non è assolutamente così lontana da Sound Station o da quelle che andiamo a vedere adesso. Bene, io ora andrei a vedere Eco, perché Eco ultimamente sta facendo veramente delle ottime cose. Sappiamo che da sempre Eco ha fatto modelli molto economici, anche lì si parte da 80 € fino a 200-300 €, però ultimamente si è lanciata anche nel mid price e nell'high price, nel prezzo alto. Ha fatto ultimamente le chitarre Musa che costano più di 1000 €, che sono favolose, molto belle, e altre serie. È una serie che uscirà e sta uscendo in questi giorni, che teniamo per ultima e la vediamo dopo, perché anche di quella ne arriverà una sul canale che proveremo assieme. Veramente una bomba. Con questa serie Eco venderà a manetta. Però andiamo a vedere Eco. Allora, ecco, si parte, la sua chitarra d'entrata viene 128 €. È la S100, finitura corpo in pioppo, manico in acero e la tastiera in alloro. Molto spesso mettono quella specie di composito per fare la tastiera, qui invece è in alloro. Anche qui penso siano pick up ceramici, e siamo lì. Diciamo che anche qui con 120-130 € si ha una buona chitarra. Ecco la TL300, anche questa ne ho sentito parlare molto bene. Sono chitarre super economiche e che vanno bene comunque. Finitura satinata, il manico in acero. Ecco, vediamo un'altra serie, la ST300 invece. Questa me l'ha prestata mio nipote una volta, ci ho fatto anche un video molto tempo fa, più di 2 anni fa, e è una chitarra che si suona tranquillamente. Ecco, qui vedete la tastiera è in resina, in WPC, Wood Polymer, è un composto polimerico. Comunque è una buona tastiera, non è che dobbiamo farci tante pippe, insomma. Corpo in pioppo, manico in acero, anche qua pick up assolutamente ceramici, ma buona chitarra. Questa, anche questa è da consigliare, insomma. Forse però la ST62 di Harley Benton è migliore. Ecco, diciamo stando sui 150, anche qui su Eco si resta qui, insomma. Ci sono le S300 Relic, sia in versione strato che in versione tele. Anche qui però sempre la solita solfa, stesse componentistiche, e quindi anche Eco ha un rapporto qualità-prezzo, stando sotto i 150 € assolutamente buono. Anche le Eco sono delle ottime chitarre. Un'altra azienda che consideravo veramente poca cosa, che invece mi ha stupito assolutamente, è Fasley. Ho provato una delle loro chitarre qualche settimana fa, forse un paio di mesi fa, e ne sono rimasto assolutamente esterrefatto, stupitissimo, perché ed è una chitarra ottima e costa poco più di 180 € se non ricordo. Dopo andiamo a vedere. Comunque Fasley, anche lei da qualche tempo, un anno e mezzo, 2, si è veramente rimboccata le maniche
e devo dire ha un rapporto qualità-prezzo assolutamente pazzesco. Andiamo a vedere. Ecco, Fazley è il marchio di Bucks Music. Partono da prezzi assolutamente pazzeschi, come queste per mancini, ma partiamo da una chitarra, insomma, che sia di qualità, insomma, un po' migliore. Ecco, andiamo su anche qui sui 90 €, che è il prezzo che propone sia Soundstation che Harley Benton per entrare nel mondo della chitarra. Ecco, queste sono chitarre della Fazley molto buone. Allora, il corpo è in tiglio, il manico è in acero e anche la tastiera in no, la tastiera è in palissandro, per cui vedete che anche loro usano il palissandro. Capotasti, vabbè, medium jumbo, capotasto sintetico, sarà in plastica, giustamente a questo prezzo. Anche qui pick up ceramici sicuramente, però con 89 € avete una buona chitarra. Ecco, 96 €, vediamo, non so, questa qui rossa, 96 €. Oggi ho il PC che è lentissimo, perdonate. Ecco, 96 €, chitarra che vediamo subito i materiali. Eccola qua. Allora, corpo sempre in tiglio, manico in acero, tastiera in palissandro, capotasto sintetico, 21 tasti medium jumbo, radius da 9,5. Ecco, altre cose, pick up al ponte, niente, anche questa, insomma, le solite specifiche, e siamo sempre, mi sembra, allo stesso prezzo che aveva Soundstation, se non ricordo male. Ecco, le Outlaws Sherry Basic, siamo su 129 €. Outlaw Sheriff, scusate, finitura intanto satinata, non c'è ancora il manico tostato, però siamo lì. Allora, corpo è già in ontano, il manico è in acero satinato, tastiera è in palissandro, capotasto è Graphtec Tusk, per cui già migliora moltissimo. Anche qui pick up sicuramente ceramici, però è già una chitarra molto buona, e la stessa versione Telecaster è uguale, insomma, qui si chiama Coyote Basic ed è senz'altro la stessa cosa, anche qui tastiera in palissandro e via dicendo. Bene, ad esempio c'è questa Sunset Series che ha l'humbucker e il manico palesemente tostato. Ecco, è una chitarra, anche questa costa meno di 150 €, però vedete, corpo in tiglio, acero tostato, finitura satinata, tastiera in acero tostato, i tasti medium jumbo, capitasto Graphtec anche qui, e senza qui hanno anche la jig bag, per cui insomma quanto costava? 149 €, siamo sotto i 150, e c'è ovviamente anche una versione Telecaster molto interessante anche questa. Sempre se il computer si dà una mossa, eccola qua. Ecco, anche questa è senz'altro una bella chitarra. Diciamo che Fazley sotto i 150 € forse, fra quelle che abbiamo visto finora, è la più conveniente. Ci metterei anche Soundstation. Andiamo ora nel territorio che va dai 200 € fino ai 400-500 € al massimo, e qui le cose si fanno molto interessanti, perché ognuna delle aziende che stiamo analizzando ha dei prodotti in questa fascia di prezzo assolutamente assurdi e pazzeschi per il loro rapporto qualità-prezzo. Io, per non fare la carrellata che abbiamo visto adesso, ho scelto 2 o 3 al massimo prodotti per ogni azienda, e partiamo da Harley Benton. Poi alla fine
io vi dirò la mia personale classifica. Harley Benton, quella che a me è piaciuta molto è la DC Custom 2 Cherry, è senz'altro, per il prezzo che ha, una delle migliori chitarre tipo SG in commercio. Ha delle caratteristiche veramente interessanti. Vabbè, il corpo Meranti, che è un sostituto del Mogano, molto degno sostituto, tastiera in palissandro e il manico in Meranti anch'esso. Ha i raggio 350, è un raggio da 12, i tasti sono in acciaio inossidabile, capotasto in grafite, pick up, i due pick up sono due pick up Tesla e sono degli ottimi pick up. Il tono ha la funzione push pull per il coil split e meccaniche sono meccaniche Harley Benton, ma sono molto buone, fatte molto bene. Eccole qua. Bene, questa è una delle scelte per me migliori su Harley Benton. La seconda scelta è sempre un modello tipo Gibson, è la SC 552 BCF. Anche questa per me è una gran bella chitarra. Allora, considerando il prezzo, che vedete è di 333 euro, ha un corpo anch'esso in Meranti con camere tonali e un top in acero fiammato, il manico in Meranti, anch'essa tastiera in palissandro, ha anche qui 22 tasti in acciaio, capotasto in grafite e meccaniche Cluson Style, ok, e anche qui i due humbucker sono Tesla Opus One Alnico 5, sono fra i migliori della Tesla. Non ha il push pull per fare il coil split, ma personalmente non ha nessuna importanza questa cosa. Ecco, questa è un'altra delle mie scelte per Harley Benton. Andiamo a vedere l'ultima, che è abbastanza scontata, è la ST Modern Plus, che è senz'altro una chitarra favolosa per il prezzo che ha delle caratteristiche pazzesche, 355 euro. Ci sono anche quelle con il top in acero che costano un po' di più, ma questa mi piace molto. Allora, le caratteristiche: corpo in ontano americano, manico in acero canadese fiammato tostato, un manico veramente bello. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, un bellissimo manico tostato. Marcatori laterali fosforescenti, profilo del manico a D, però lo spessore cambia dal primo al 12° tasto. Raggio compound radius da 12 a 16, capotasto in grafite, tasti in acciaio anch'essi, humbucker Tesla al Nico 5 e Tesla single coil al Nico 5, un humbucker e due single coil. Il humbucker ovviamente la funzione push pull, battipenna, tremolo, ecco il tremolo Babix, meccaniche sfalsate, staggered, vuol dire che partono alte e vanno basse lungo la paletta, meccaniche comunque autobloccanti. Ok, è una chitarra che per me è assolutamente ottima, vale bene la pena. Harley Benton, io ho scelto queste. Soundstation, allora, Soundstation Rider Blend Seafoam Green, ecco, questa per me è l'ultima uscita di Soundstation e a mio giudizio è un'ottima chitarra ed è quella che arriverà sul canale e avremo modo di testarla a fondo. Però corpo in ontano, tastiera in acero roasted, cioè manico e tastiera in acero roasted, meccaniche cromate autobloccanti, i pick-up 2 single coil Wilkinson più un humbucker splittabile, lo switch a 5 vie, ok, un po' volume tono push pull,
corde datario, okay, è senz'altro una chitarra ottima e penso che, ne sarò contento. Non vedo l'ora di, provarla. Ecco, vediamo anche le meccaniche autobloccanti. Io di Soundstation proporrei anche la, Bark HB TGR, insomma potevano darle un nome migliore. Comunque anche questa senz'altro una chitarra interessantissima, anche questa viene sui 290 € se non ricordo male, top in frassino, con finitura trasparente, pickup Wilkinson, meccaniche autobloccanti e comunque va bene, tastiera è in alloro, non è in palissandro, ma l'alloro va anche bene, insomma non è un problema. Ecco qui manico in acero, roasted, satinato, anche questa, come Telecaster, diciamo con DNA Gibson, mi piace molto. Ora è il momento di passare a Eco e come dicevo prima Eco sta, lanciando sul mercato una serie sempre delle sue Musa, Tero e via dicendo, però questa si chiama Aurora e sta veramente, mhmm, secondo me, per, rompere alcuni schemi, perché a un prezzo assolutamente, ancora abbordabile a tutti, offre delle ottime caratteristiche. Eco sta facendo veramente un ottimo lavoro. Andiamo a vedere. Ecofire 401 Aurora, guardate che bellezza, ha delle caratteristiche molto molto interessanti e il prezzo, vedete, è un prezzo assolutamente conveniente a tutti. È il prezzo praticamente della ST Modern Plus della Harley Benton. Ecco, questa in ogni caso ha un corpo in paulonia che è molto utilizzato anche da Shure e da altre aziende. È, molto, robusto, duro e leggero soprattutto. Impiallacciatura in acero fiammato, manico in acero roasted, finitura satinata, tastiera in acero roasted. Ecco, vediamo, capotasto in osso, raggio da 14, Eco Modern tremolo, sono dei tremoli di Eco veramente ottimi, li ho provati sulle serie superiori e vanno benissimo. 2 humbucker e un tono e un push pull per, fare, anche qui il coil split. C'è la jig bag imbottita che è veramente una custodia semirigida veramente ottima. Meccaniche sono autobloccanti. Ecco, a qui questa chitarra, come vi ho già detto, arriverà fra, un paio di settimane e la metteremo subito sotto pressione. 2 humbucker. Questa è la 401. C'è la versione 400 che ha, praticamente la tastiera in palissandro e, cambia assolutamente pochissimo. A me piace moltissimo la 401 comunque. Ecco, io su Eco punterei su queste, chitarre e secondo me, faranno molto, molto, successo, avranno molto successo per Eco. Continuiamo con Fazley e Fazley propone delle chitarre assurde ad un prezzo ancora più conveniente. Questa è la serie Seawave, il computer fa le bizze. Ecco, serie Seawave si può avere in vari colori, comunque questa verde non è male, ecco, guardiamo la rossa se volete. Ecco, come caratteristiche anche qui, siamo a buonissimi livelli. Vi faccio vedere, ma il corpo in Okoume, top in acero trapuntato. Allora, la finitura è satinata, i tasti sono 24, raggio da 12. Allora, tasti medium jumbo, capotasto Graphtec Tusk, ponte Wilkinson e, meccaniche autobloccanti. Anche qui c'è una, jig bag con fodera spessa 15 millimetri. I pick up sono Alnico,
ecco, c'è un mini interruttore per il coil split, ecco, non manca nulla. Materiali ottimi e chitarra anch'essa veramente, bella, insomma, no, sono tentato, di prenderne una per farci una bella prova, però Fasley stupisce ancora di più, secondo me, con la serie Outlaws, che questa è la chitarra praticamente che ho, provato. Io ho provato la versione con i 3 single coil, questa qui, che costa uguale praticamente. Ecco, questa è un'altra chitarra veramente che mi ha lasciato a bocca aperta. Anche qui c'è il corpo scusate, il manico in acero tostato, i 3 pick up che però in questo caso son ceramici, ma sono buoni devo dire. Il ponte è molto buono. Niente, devo dire che questa chitarra mi è piaciuta un sacco. Andrò a migliorarla cambiandoci i pick up, però per il resto vedete anche qui il capotasto in Graphtec, assolutamente, una gran bella chitarra. Per questo prezzo addirittura veramente non so come facciano, ecco. Andiamo ora a vedere, un po' la regina fra tutte queste, insomma, queste sono quelle marche che per antonomasia sono economiche. Andiamo sulla Sire che non sforna modelli da 3.000 €, però, senz'altro la qualità di Sire, la fanno pagare. Però anche qui ci sono dei modelli come la serie 3 o la serie 5 che sono ottimi e vanno benissimo e costano ovviamente sotto i 500 € e andiamo a vederne qualcuno. Allora, di Sire io, ho provato questa che è la L3, con 2 humbucker, vedete costa meno di 500 € e mi è piaciuta molto, una chitarra assolutamente, facile da suonare, bellissimi suoni, tiene l'accordatura benissimo, è veramente una bella chitarra. Allora, corpo in mogano, manico in mogano, tastiera in palissandro con i bordi della tastiera arrotondati, capotasto in osso, ecco, giunzione manico va bene, questo pick up humbucker, anche questi pick up mi sono piaciuti, veramente una chitarra che a mio giudizio io potrei anche comprare e tenere per me, veramente una chitarra buona, si ha un suono Les Paul però, spendendo molto bene, sarebbe una Les Paul Junior praticamente. Cambiando modello si può andare, non so, su queste Q3 che sono delle chiaramente ispirate a, PRS, però anch'esse assolutamente buone, anche queste corpo in mogano, manico in mogano, tastiera in palissandro, praticamente le stesse caratteristiche. Ecco, non hanno le meccaniche autobloccanti, ma non se ne sente la mancanza, oppure le T3, le tele, insomma, le Telecaster, tutte sotto i 500 €. Anche qui assolutamente solite caratteristiche, mogano indonesiano, manico in acero duro, vabbè sono cose, tastiera in palissandro, ecco sono queste le caratteristiche. Lo stesso vale per le versioni strato, insomma. Ecco, la S3 4,59 costa qualcosina in più, però le specifiche sono quelle, insomma, le meccaniche sono sempre standard, i pick up, ecco, il ponte forse è un ponte che ha qualche costo in più, per cui la chitarra costa insomma 20 € in più, però anche qua si ha una ottima chitarra. Bene, allora quelle che io preferirei avere. Allora, parlando di Harley Benton, io andrei sulla, Les Paul, sulla SC 550-2. È una chitarra assolutamente ottima con pick up Tesla Opus One che sono favolosi.
Mentre per eco ovviamente la Aurora 401 è assolutamente per me la migliore scelta attualmente su eco, senza nulla togliere ai modelli superiori che ho provato, e ci sono 2 video sul canale di qualche mese fa. Sono favolosi, però hanno un prezzo, costano 800-900 euro, le Musa che dicevamo prima sopra i 1000 euro, e sono strumenti in ogni caso che valgono il loro prezzo. Questa Aurora, secondo me, ha il giusto compromesso, ha una qualità ottima e un prezzo ottimo, ed è questo che secondo me decreterà il successo di questa serie. Mentre Fazley, avete visto questi 2 modelli che vi ho fatto vedere, forse la serie Sunrise è da preferire, ma come ho detto ce l'ho già questa, per cui me la tengo e mi piace averla. Le farò un po' di modifiche e la renderò un chitarrone galattico. Mentre per Sire e Soundstation io sceglierei per Sire la L3 o la S3, ovviamente restando in ambito Fender e Gibson. Per cui, ragazzi, forse fra tutte quante quella che mi ispira di più è la Eco Aurora, ma è forse una questione mia di gusto personale, perché mi piace e sono convinto che prima di tutto una chitarra deve piacerti, deve venirti voglia di metterci le mani sopra, ed è bellissima, mi piace. Spero che dal vivo mantenga queste caratteristiche. Ecco, spero con questo video di avervi un po' fatto capire come si può anche suonare delle ottime chitarre senza dover svaligiare una banca o fare mutui o vendere un rene, come si dice spesso. Ecco, spero che vi sia piaciuto. La durata è un po' più lunga del solito, ma insomma dai, prendetevi una Coca-Cola e sedetevi sul divano e guardatevelo. Ci vediamo alla prossima, e arriva una super chitarra. Ciao e grazie.